Ciao da Fulvia, ben trovati e ritrovati sul mio canale. Vi faccio vedere questo piccolo top che ho appena finito di realizzare, ideale per i prossimi mesi. Il filato lo riconoscete, l'ho utilizzato altre volte per altre creazioni, ne ho in abbondanza e quindi non voglio sprecarlo, farò altre cosine sicuramente. Lo avete visto nel bolero estivo e anche in pantaloni. Ora ve lo ripropongo con questo top, è semplice, è un top down, quindi parte con la lavorazione dall'alto, quindi dalle spalline, per poi scendere e unire queste granny lavorate separatamente. Sul mio canale vedrete anche come realizzarle e come unirle tra loro. Spero che vi piaccia, guardate com'è carino anche lo spacco sul lato. Vi lascio nelle prossime immagini come piano piano sono arrivata a questo risultato. Spero che possa incontrare il vostro gusto, eventualmente ovviamente potete utilizzare i colori che più vi piacciono, i filati che vi piacciono. Questo è un filato molto spesso, è sempre cotone ma è molto complesso da lavorare. Io, come altre volte ho detto riguardo questo filato, probabilmente sceglierei dei filati più semplici da lavorare, però se avete pazienza e vi trovate per le mani anche questi tipi di gomitoli, sfruttateli con un po' di pazienza, il risultato è eccezionale. Bene, non mi resta che lasciarvi alle prossime immagini e augurarvi buono spin. Ciao da Fulvia. Vi introduco il lavoro con questo bozzetto. L'idea a cui voglio arrivare è questo piccolo top. Si parte dall'alto e si arriva in vita, iniziando con una catenella doppia di 98. Dal collo, perché poi si chiude questo quadratino con un bassissimo, scendiamo sul seno creando due pannelli, uno frontale e uno posteriore, che poi chiuderemo tra loro. Saranno quindi uniti su se stessi alla vita. Avremo così una specie di triangolino che riveste il seno, raggiungerà più o meno l'ombelico, dopodiché attaccheremo le granny. Saranno 3, quindi 3 frontali e 3 posteriori. Chiudiamo la vita con un piccolo orletto decorativo con questo puntino. Bene, da aggiungere lavorerò tutto con un uncino 6.5 e utilizzerò il filato come già detto visto in altri lavori in precedenza. Partiamo così con la doppia catenella. Realizziamo così la catenella, questa volta però doppia. Non stringiamo troppo e partiamo da 2 catenelle, 1 e 2. A questo punto entriamo nella prima catenella eseguita e tiriamo su il filo, carichiamo una prima volta e poi una seconda. Siamo così partiti. A questo punto entriamo nell'anello appena creato, prendiamo ancora il filo, saliamo e chiudiamo.
Proseguiamo così: filo, tiriamolo fuori e chiudiamo. Ancora. Si tratta sempre di prendere l'anello della maglietta appena fatta e chiuderla poi. Prendiamo, tiriamo sul filo e chiudiamo. In questo modo abbiamo una treccia doppia. Questo è il metodo per non fare tirare troppo la nostra catenella e di lasciare questo spazio che dà elasticità. Molto utile quindi quando si parla di realizzare delle spalline ed un capo, per l'appunto come lo sto realizzando io, di lavorazione top down, cioè dall'alto verso il basso. Realizzo ancora qualche maglia, sempre prendendo lo spazio sotto e chiudendolo insieme, e per chiudere poi su se stessa la nostra treccia realizzata, ricordiamo che dobbiamo arrivare fino ad un totale di 98. Io adesso per praticità mi fermo a qualche punto, così vi faccio vedere come poi viene chiusa su se stessa la treccia. Abbiamo quindi abbastanza margine, vedete? Questa è la parte doppia della nostra catena che si è formata. Io adesso dovrò chiuderla e per chiuderla dovrò rispettare ovviamente questa lavorazione, quindi la treccia grossa sotto, la treccia più piccola sopra. Ed ovviamente, essendo la treccia piccola questa, mi stacco dal gancio di lavorazione, prendo, allora questa qua è la prima, ecco, questa, la maglietta, e tiro dentro il mio gancio. Per quanto riguarda la codina, la nasconderemo in un secondo momento dentro la lavorazione. Qui la nostra catenella di 98, vedete, lì ho già anche marcato l'inizio e poi chiuderemo la fine. Ora su tutta questa catenella monteremo il nostro top. Chiudiamo il lavoro, giriamoci ed ecco chiuso il lavoro, e adesso partiamo con la prima riga di doppi punti alti. Vedete qui i doppi punti alti fatti. Adesso ho rigirato il lavoro ed entriamo in ogni spazietto inserendo mezzi punti, senza aumenti, rispettando i punti sotto. Ho terminato anche la seconda riga dei doppi punti e adesso, girato il lavoro, devo iniziare la riga dei mezzi punti. È su questa riga che inserisco il primo aumento. È meglio inserire gli aumenti quando si affronta in un contesto di creazione di lavoro sempre il punto più basso, rimane più integrato nella trama del lavoro, si vede molto meno. Quindi ho fatto una piccola catenella a inizio riga per girare il lavoro e adesso inserisco, prendendo completamente tutto il corpo e lo spazio sotto, il primo mezzo punto. Faccio l'aumento con il secondo
e adesso vado via spedita. Finita la riga degli aumenti dei mezzi punti, ho girato il lavoro e ho inserito, vedete, i primi punti doppi alti. Vedete che l'aumento fatto sottostante ben si integra nella trama del lavoro e adesso che sto inserendo i doppi punti, praticamente sembra un lavoro che si è sviluppato nella maniera più naturale, senza che si vedano gli innesti degli aumenti. Eseguiamo così i doppi punti per i punti sottostanti, quindi senza aumenti. Faremo l'aumento ulteriore quando ritorneremo sulla riga dei mezzi. Proseguendo nella lavorazione, così si presenta il nostro lavoro. Quindi vedete le prime 2 righe a doppi punti senza aumenti, quindi rispettando i nostri 28, poi con la riga dei mezzi punti il primo aumento, quindi in testa, nel centro, eccolo qui, e nell'ultima maglietta, quindi si è allargata automaticamente la riga dei secondi punti, un'ulteriore riga dei mezzi punti con l'aumento, quindi ancora inizio, centrale e fine, per poi fare l'ultima riga dei doppi punti alti. Chiudiamo il nostro pannellino con un'ultima riga di mezzi punti con l'aumento e infine realizziamo, una volta che siamo arrivati in fondo a un pannello, anche il pannello dietro. Chiudiamo il pannello con l'ultima riga di mezzi punti e tagliamo, nel caso di un pannello, il filo, perché poi con il gomitolo che stiamo utilizzando, vedete, questo qua è il taglio del pannello posteriore sulla riga dei mezzi punti. Quella che vedete in più è la riga di punti alti che sto eseguendo per unire tra loro i pannelli. Ed infatti con la lavorazione del mio gomitolone mi sono portata avanti e con una riga di punti alti ho proseguito la lavorazione ed ho unito tra loro i 2 pannelli. E qui infatti vedete l'unione, quindi arrivata fino a in fondo ed eseguire l'ultimo punto alto, sono saltata sul pannello successivo, proseguendo la lavorazione sempre con una riga di punti alti, quindi dai doppi punti, l'ultima di mezzi punti. Ora ho introdotto il punto alto e con questa riga di punti alti inizio di fatto la lavorazione circolare che mi porta verso la vita il lavoro. Sono arrivata sul pannello opposto, adesso chiuderò con un punto bassissimo sul primissimo punto alto eseguito e, sempre proseguendo la lavorazione, eseguo un'altra riga di punti alti. Con questa riga di punti alti, quindi, uniamo i pannelli tra loro. Sono arrivata a fine circonferenza e sto unendo con un bassissimo il mio giro. Per unirlo mi inserisco nelle 2 maglie della testina del primissimo punto alto
prendo il mio gancio di lavorazione e me lo porto dietro. Ok. Come prima cosa lo blocco con una catenella. A questo punto ho 78 maglie, anzi scusate 76 maglie, perché sono partita da 28, con gli aumenti sono arrivata a 76. Devo raggiungere, dicevo, i 78, perché 78 diviso 6, che saranno le 6 grammi che andrò a sistemare in vita a questo top, avranno 13 maglie ciascuno, quindi con la divisione sono arrivata appunto a definire 78 punti alti che mi interessa avere su questa circonferenza sotto ascellare, perché qui abbiamo di fatto chiuso il nostro spazio ascellare. Quindi inizio intanto sullo stesso spazio a inserire un primo punto alto che faccio con un basso ed una catenella. Lo rifaccio perché mi è venuto proprio brutto, quindi ripesco sotto e lo chiudo con un basso, meglio, e una catenella. Questo è il corrispettivo del primo punto alto. Poi gli aumenti, quindi da 76 a 78 sono 2 punti in più, 2 maglie in più che devo mettere, li metterò sempre sul fianco. Per il momento ne inserisco una sola, a fine giro inserirò il secondo, quindi per il momento vado via liscia ad inserire per ogni punto sottostante il mio punto alto e proseguo in questi termini con questo ritmo fino ad arrivare all'incrocio. Ve lo faccio vedere subito perché tanto la lavorazione è veramente veloce. Arrivo all'incrocio dell'altra unione, sarà qua che inizierò a inserire l'aumento, quindi uno sicuramente lo metto e raddoppio con un altro punto alto e poi proseguo fino a chiudere il giro come dicevamo all'inizio, quindi qua dove ho iniziato adesso, e inserirò quello che per me sarà il 78° punto alto, quindi vado a raddoppiare l'inizio. Poi farò tutto un altro giro con i 78 punti. Possiamo decidere se farli ancora a punto alto o ritornare a fare un doppio punto. È una scelta che possiamo fare soltanto stilistica e di gusto. Ma adesso andiamo con passo, chiudiamo il giro dei 78 punti con i 2 aumenti sui lati. Vedete, io inserisco sempre la maglietta del punto alto prendendo tutto lo spazio sottostante. Se avete un filo più piccolo, magari più bello e vi piace che si veda di più la trama di lavorazione, potete inserire, anziché prendendo tutto il punto, nel cappietto soltanto iniziale. Io per il momento ho deciso di andare via veloce, anche perché, ripeto, questo filo è un multifilo difficilissimo da utilizzare e il mio uncino è veramente grosso, è un, ricordo, 6,5. Bene, andiamo fino in fondo a giro e poi vediamo come affrontare anche la lavorazione delle grani che ci servirà poi da unire al nostro top. Vediamo come sta venendo. Direi chiusura e proseguiamo la nostra lavorazione circolare. Ho chiuso così anche la riga dei punti alti su cui ho messo l'inserimento di questi 2 aumenti. Dicevo, uno per lato proprio sotto il vano ascellare.
Adesso stavo guardando la lavorazione del mio top e proprio perché, vedete, sono passata dalla lavorazione andata e ritorno con la lavorazione circolare, ho perso un po' questo disegno, questo motivo fronte-retro. Quindi, per non appiattire troppo la lavorazione, visto che, come vi ho spiegato prima, entro con l'uncino a prendere completamente la maglia sottostante, adesso che sono in chiusura di giro, ho pensato di capovolgere la lavorazione, quindi tornare indietro e riprendere, tornando al contrario, i mezzi punti. Quindi mi sono fermata sull'angolo, carico, entro nello stesso punto su cui mi sono fermata ed inserisco il mezzo punto. Sono stata troppo stretta e faccio fatica a tirarlo su. Ecco. Ora, tirando su il mezzo punto in questa maniera, adesso sistemerò questo sporco, ma voglio farvi vedere cosa intendo. Girandomi con la lavorazione e il mezzo punto al contrario, quando poi tornerò frontalmente, avrò questo occhiello che è di fatto la stessa lavorazione fronte-retro che avevo, cioè scusate, andata e ritorno, quindi sì, fronte-retro che avevo sulla parte alta del top. Quindi in questo modo do stilisticamente un gusto molto affine, un po' carino, gioco coi contrasti, gioco coi volumi, gioco appunto con il tipo di punto per non appiattire troppo. Quindi proseguo questo rigo, questo giro con il mezzo punto, creando questa asolina. Quando poi chiudo il giro e arrivo da questa parte, riprendo la lavorazione consueta rigirando il lavoro, trovandomi frontalmente e inserendo ancora una volta i doppi punti, così come ho inserito in precedenza, direttamente nell'occhiello del mezzo punto. Spero di avervi chiarita la situazione. Ora torno indietro un attimino perché ho visto di aver sporcato il primo punto, altrimenti mi tira. Quindi dicevo, carico, entro nello stesso spazio, lasciamo un po' largo così almeno non mi tiro. Olè, ok, e questo è il primo mezzo punto. Bene, quindi proseguiamo così a fare questo rigo di mezzi punti e creiamo poi i nostri occhielli per inserire il nostro doppio punto alto sempre nell'occhiello e decidiamo di quanto poi scendere con le righe, perché poi dovremo valutare ovviamente il punto dove inserire le nostre grammi 3 per parte, abbiamo detto. Bene, proseguiamo a lavorare. Bene, sono anche arrivata a chiudere la riga dei doppi punti alti e l'effetto che abbiamo del nostro top alto sul seno, vediamo se riesco a farvelo vedere completamente. Ecco, è questo qui. Quindi vedete la parte alta ha questo motivo, le due righe dei semplici punti alti e poi abbiamo girato, ho voluto rigirare la lavorazione per ricreare la stessa riga dei mezzi punti e infine
come vi ho fatto vedere, ho inserito ancora i doppi punti alti. Adesso dobbiamo dare attenzione alla lavorazione delle grammi. Abbiamo detto che saranno 3 sul frontale e 3 sul posteriore. Le lavoro a parte. Vedrete poi nel proseguo del video quanto ingombro avranno e in base alla lunghezza che raggiungeremo stabilirò quanto ancora proseguire dopo le grammi in discesa verso la vita, oppure creare un bordo divertente e carino a chiusura del nostro top. Direi che la maggior parte del lavoro è fatta. Adesso ci dedichiamo alle nostre grammi. Le ho scelte semplici, avranno appunto le maglie stabilite di 13 perché sono quelle che riprendono esattamente il mio totale di punti e poi le attaccheremo a parte con ago e filo. Bene, ci vediamo dopo con le grammi fatte. Ho scelto questa grammi, dicevo, semplice. Ho dovuto realizzarla di 13 maglie per lato e ne sto componendo 6. Come vi dicevo, le metterò sul top che sto realizzando. Per l'occasione ho preparato anche un video separatamente, così vi faccio vedere passo per passo come realizzarla. È una grammi, ripeto, piccolina, veloce e quindi potete ovviamente utilizzarla per qualsiasi vostro lavoro, realizzarla ovviamente con tutti i cotoni e anche le lane. Bene, adesso ne preparo 6, sono già arrivata a buon punto, dopodiché quando già ne avrò preparate 3, le unirò a fascette 3 e 3 perché una andrò sul lato e l'altra andrà sul lato posteriore del mio top. Bene, vi faccio vedere il prossimo passo come poi saranno unite. Eccoci qui, vi faccio vedere 1, 2, 3, le 3 grammi unite insieme centralmente. A definire il tutto ho già fatto una primissima riga a mezzi punti lungo i 13 più 13 più 13, questi sono il totale dei miei punti. Farò così, preparerò in questo modo anche l'altra fascia. Per chiarirvi come ho unito le grammi, c'è anche un video sul mio canale che vi racconta velocemente, passo per passo, come si può unire semplicemente le grammi con ago e filo. Realizzate le 3 grammi, ecco che le ho posizionate. Adesso sulla parte posteriore, con l'aiuto di ago e filo, ho scelto un filo blu per agevolarmi nell'inserimento dell'ago e per allacciare le grammi su se stesse. Vedete, non utilizzo lo stesso filato perché, ripeto, essendo un multifilo diventerebbe troppo spesso e essendo la mia riga abbastanza lunga potrebbe darmi delle arricciature o comunque come spesso vi dicevo durante la lavorazione di questo top è un filo che spesso si impiglia e si aggroviglia su se stesso, ho scelto, ripeto, questo filato blu semplice di cotone per velocizzarmi il lavoro. Bene, andiamo quindi all'unire le maglie così sulla prima parte frontale e poi su quella posteriore. Ecco, queste
sono le granny unite al corpetto, al top seno, quindi il nostro lavoro si può definire concluso. Ora in ultimo aggancio meglio i fili rimasti sul fianco che sono penzoloni, quindi sistemo meglio tutti i fili di lavorazione. La lunghezza è definita giusta. Ovviamente è rimasto un po' attillato, io ho deciso di lasciare aperti come spacchi sui fianchi le granny appena sistemate. Se rimanete un po' più larghi in vita e quindi scendete allargandovi un po', potreste anche pensare di aggiungere una granny e un'altra granny e quindi modellare un po' più morbido tutto il lavoro. In ultimo direi che posso magari anche rifinire meglio la base. Salirò probabilmente anche con un punto basso sul fianco per definire meglio lo spacco laterale. Ecco, adesso me lo vedete con sotto una canottierina, quindi non rende bene l'effetto traforato, la lavorazione non si nota tantissimo, anche questa luce devo dire che effettivamente non è per niente d'aiuto. Vi faccio vedere giusto un attimo dietro e posso così arrivare alla fine del lavoro. Lo vesto dopo con sotto un semplice reggiseno e vedrete come diventa molto carino. Eccolo qui, terminato il top, ve lo faccio vedere. L'ho sdraiato direttamente sull'erbetta del mio terrazzo. Adesso per voi lo vesto e sappiatemi dire se vi piace. Un saluto a tutti. Il top è terminato. Guardate com'è venuta carina e anche tutto l'orlino fatto con questo piccolo punto nocciolina. È veramente carino, molto estivo. Il retro riesco a farvelo vedere? Spero di sì. Spero che vi piaccia.